Y ahora tenemos de nuevo ante nosotros a Andy Stallman con el tema de cómo puede la estrategia de marca cambiar a mejor la obra salesiana en todo el mundo. Dedicaremos los últimos 10 minutos a preguntas. También pueden hacer preguntas en el formulario enviado. Andy Stallman. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos bien? Buongiorno, buongiorno a tutti. Come va oggi? State tutti bene? Vi siete riposati? Siete contenti? Felici? Vamos a hablar un poquito de... Meraviglioso. Bene, oggi parliamo un po' di brand, come già abbiamo anticipato ieri, e poi per la parte finale Seguramente... di questo convegno cercheremo di concentrarci sulle domande. Le peggiori domande sapete quali sono? Ni más ni menos. Bene, sì, quelle che non arrivano, quindi spero che ce ne siano molte. E ora passiamo direttamente al nostro discorso, entriamo nel Marca... discorso parlando di come si parla e come si costruiscono brand per poter creare connessioni e per poter essere significativi per le vite delle persone. Innanzitutto vorrei ringraziare quelle 7 persone che hanno condiviso su Instagram e Twitter quello che vi avevo chiesto di condividere. Quindi queste 7 persone già hanno un posizionamento ottimo per il futuro. Per quanto riguarda gli altri, so che ieri non avete avuto tempo di farlo, però vi prego di farlo oggi perché è un ottimo modo per creare collegamenti e per avere un impatto, per amplificare i messaggi. Ricordatevi sempre, condividere i punti di contatto con il proprio pubblico, perché tutto questo contribuisce alla creazione di una marca. Voi, oltre a rappresentare il brand salesiano, siete un brand voi stessi, quindi è importante costruire brand e condividere punti di contatto in cui questi incontri, queste conversazioni possono avvenire. E parlo di conversazioni, non di broadcasting, è un percorso di andata e di ritorno. Allora, nel mondo odierno i brand occupano un ruolo sempre più importante. 9 cittadini su 10 affermano che i politici sono più impegnati a dividerci piuttosto che a unirci, mentre 6 cittadini su 10 al mondo dicono che sperano più nel potere del brand per unirci piuttosto che nel mondo politico. Quindi i brand stanno occupando un ruolo sempre più importante ed è importante parlare di brand che rappresentano valori e aspetti fondamentali e appunto brand come quello salesiano. E in questo processo di cambiamento e di trasformazione vorrei parlarvi soprattutto dell'apprendimento sul campo per quanto riguarda tutti e 5 i continenti. Non dico che questa sia l'unica verità, ma perlomeno questa è la verità che io sto imparando e che sono qui per condividere con voi oggi. E la cosa più importante in questo processo di creazione o di trasformazione, di costruzione del brand, non ha a che vedere con la destinazione finale, bensì con il viaggio che si intraprende. E la cosa più importante di questo viaggio sono le persone con cui lo condividiamo. Quindi la cosa più importante in questo momento è chiedervi questa cosa. Mi piacerebbe che creaste delle coppie e poi vi guardaste negli occhi, magari per 5 secondi. Allora, magari avete una persona accanto, guardatevi con questa persona negli occhi per 5 secondi, cercate di stabilire un contatto visivo. Per favore, vi prego di fare questo solamente per 5 secondi. Se c'è qualcuno che non ha una coppia, ditecelo, in modo tale che vi cerchiamo un compagno con cui effettuare questo esercizio. Ora guardatemi e ora vi chiedo cortesemente che con la stessa persona manteniate un contatto visivo per 10 secondi, quindi non più per 5 ma per 10 questa volta. Listo. Perfetto. Pregunta. Ora, una domanda. Alzi la mano colui che nell'altra persona ha visto un viso sorridente. Tutti. Perché? Perché tutti sorridiamo utilizzando la stessa lingua.
Tutti sorridiamo utilizzando la stessa lingua ed è stato dimostrato attraverso dati concreti e attraverso studi realizzati che quei brand che ispirano o che contagiano a partire da un atteggiamento felice sono molto più desiderate, molto più ammirate rispetto a quelle che non lo fanno. Ecco perché è così importante sottolineare l'importanza di questi aspetti e voi lo sapete benissimo perché siete affettuosi, siete persone che sorridono, che abbracciano. Bisogna ricordare quanto sia importante creare connessioni. I brand cercano di costruire nei propri clienti, nei propri utenti e così via un sentimento di appartenenza, di connessione e di orgoglio di far parte appunto di questo brand. Sono tre aspetti fondamentali che riguardano appunto il processo di branding e che fanno sì che quei brand si consolidino nelle menti e nei cuori delle persone. E all'interno di questo processo di crescita che riguarda brand globali come ad esempio il brand salesiano che è presente in 136 paesi, vi sono degli strumenti che stanno piano piano emergendo e che possono aiutarci affinché il nostro contenuto si amplifichi in modo molto più rapido, molto più efficace e anche molto più economico. Vedo molti messaggi, vedo molto rumore, ma non vedo proposte di valore che facciano la differenza. Se tutti diciamo più o meno la stessa cosa, nessuno dice qualcosa di diverso. Se tutti diciamo la stessa cosa, allora chi scelgo nel momento in cui mi viene presentata una proposta di valore? 换句话说，如果我们说的都差， Sigue, ¿no? Ahí va. veo muchos mensajes, Ahora veo sí. mucho ruido, pero no veo realmente. Lo ripetiamo, vedo molti messaggi, vedo molto rumore, ma non vedo proposte differenziatrici, ovvero se tutti diciamo più o meno la stessa cosa, nessuno dice qualcosa di diverso. Se tutti diciamo la stessa cosa, chi scelgo nel momento in cui la proposta di valore è sempre la stessa? 但我并没有真正看到与众不同的价值主张。换句话说，如果我们说的都差不多，那就没有人说不同的话。如果我们都说同样的话，那么当价值主张是忠如一事，我该选谁呢？ Vedo molti messaggi, vedo molto rumore, ma non vedo proposte di valore differenziate. In altre parole, se tutti diciamo più o meno la stessa cosa, nessuno dice niente di diverso. Y así Se tutti podemos dicono estar la stessa hablando cosa, en chi todos los scelgo se la idiomas y proposta di más. valore è sempre E potremo ripetere questo messaggio in qualsiasi altra lingua semplicemente spingendo un pulsante e servendoci di una tecnologia che fa sì che la modulazione e il movimento della bocca si allinei con quanto viene pronunciato in ciascuna lingua, quindi non vi sono problemi ormai a raggiungere un pubblico globale. E infatti quando parliamo di pubblico globale è importante comprendere il cambiamento paradigmatico di cui già stiamo parlando da ieri, non solo con il cambiamento generazionale che sta avvenendo, generazione Z e anche Alfa, ma il fatto che molto spesso quasi si è smesso di parlare delle persone che hanno più di 60 anni. Oggi la longevità è quasi il doppio di come era qualche anno fa e ad esempio in Europa abbiamo una popolazione che è sempre più anziana e che allo stesso tempo può vivere per un numero sempre maggiore di anni in uno stato di salute e disponendo delle risorse necessarie. Quindi è molto positivo guardare ai giovani per capire quello che accadrà, ma è importante anche guardare i più anziani per ricordare quello che abbiamo appreso. Per quanto riguarda l'uso delle tecnologie per amplificare il potere del brand, alcuni utilizzano queste tecnologie nella loro vita quotidiana in modo molto potente. Guardiamo questo esempio. I am also fluent in over 30 of the most popular languages. Few speakers can do that, and I keep learning new languages. Last but not least, I always look great in the morning because I do not go out late at night. Esta persona que ven aquí es la ministra, es del Ministerio de... Questa persona che vedete qui lavora per il Ministero degli Esteri dell'Ucraina. La conoscete? ¿Sí? Sì? Saben que no existe esta mujer. No, non esiste questa donna, lo sapete? Nosotros tenemos una mujer que no existe. Noi abbiamo una donna che non esiste, che è creata con l'intelligenza artificiale, ma che oggi rappresenta la voce nel mondo del Ministero degli Esteri di un paese. Le risorse che iniziano ad apparire sono sempre più potenti, El decir, ragion per cui il fatto di dire appunto non ho tempo, non ho soldi, ser un argumento para no hacer, sono scuse che non possono essere più utilizzate per giustificare
l'inattivismo, perché ci sono molte risorse attualmente disponibili che sono gratuite, quindi si tratta semplicemente di decidere e di agire. Per quanto riguarda i brand di successo, è importante ricordare che ciò che più conta non è il logo, che sì fa parte dell'identità, ma piuttosto definire qual è la nostra identità, cosa ci definisce, cosa ci rende diversi dagli altri, cosa ci ispira, quali sono i fini che mi portano ad agire e come vivo i miei valori di fronte ai dilemmi che la vita mi porta ad affrontare. E tutto ciò è estremamente interessante perché se si riassumono gli aspetti più importanti sulla base dei quali si sviluppano gran parte delle attività dei salesiani, allora troviamo elementi come l'istruzione. L'istruzione che è proprio al centro della trasformazione del nostro mondo. Coloro che non vedono nell'istruzione la colonna vertebrale di ogni soluzione vuol dire che non hanno compreso moltissime cose. Poi abbiamo la formazione. Anche questa è fondamentale. Nelle organizzazioni si parla moltissimo di upskilling e reskilling. Quello che abbiamo appreso 5, 10, 15 anni fa non necessariamente ci servirà nei prossimi 10 o 15 anni, non sarà necessariamente utile nei prossimi anni. Infatti ci sono degli studi che hanno dimostrato che quello che stiamo apprendendo ci servirà sicuramente nei prossimi 10-18 mesi, ma poi dovremo aggiornarci. Poi innovazione è fondamentale per evolvere e per cambiare, quindi innovazione come altro pilastro fondamentale. Poi l'impegno con la comunità. Oggigiorno i brand cercano disperatamente di creare delle comunità, ma le comunità non si possono creare sulla base di promozioni, di sconti e così via. La comunità si costruisce a partire da valori condivisi, uno scopo condiviso, una proposta di valori che sia diversa da quella degli altri e bisogna credere in questo qualcosa. Poi abbiamo l'etica. Purtroppo l'etica oggigiorno è uno dei grandi assenti nel mondo globale e vi è una piccola transizione attualmente in atto dall'estetica all'etica, fortunatamente, ma c'è ancora molto da fare ed è uno dei pilastri fondamentali per i brand di successo. E poi abbiamo l'inclusione. Se non siamo inclusivi, se non siamo aperti, se non ci trasformiamo in entità accessibili per chi rimane indietro, bene, avremo dei problemi. Oggigiorno il 15% della popolazione mondiale sono persone disabili. Quante sono le organizzazioni, le istituzioni che includono queste persone e che trattano queste persone come pari? Quindi tutti gli elementi, i pilastri che voi avete, magari non li ho inclusi tutti, però sono quelli che di fatto servono per creare delle identità trascendenti, significative e potenti. Ora, che cos'è che devono fare i comunicatori? Quali sono le abilità che devono avere i cosiddetti brand builders, coloro che costruiscono comunità e brand per essere trascendentali? Questo è uno studio condiviso da LinkedIn e quello che viene sottolineato è che servono delle soft skills come creatività, collaborazione, persuasione, adattabilità ai cambiamenti e gestione del tempo, perché siamo ricchi di informazioni e poveri di tempo e molti brand molto spesso preferiscono dire che non hanno tempo per non cambiare, per non trasformarsi. La società del XXI secolo non ha più tempo di non avere tempo. Quindi, uno dei grandi cambiamenti paradigmatici che sta avvenendo nel mondo del branding è che mentre nel XX secolo un brand grande o un'azienda grande si mangiava un'impresa più piccola, nel XXI secolo è un'azienda veloce, un'organizzazione agile, un'organizzazione innovatrice e rapida a poter fare realmente la differenza. C'è un piccolo racconto che dice che appunto che ci sono due amici che vanno in vacanza, vanno nella savana dell'Africa per sconnettersi dalla città nella quale vivevano e durante una passeggiata che stavano facendo appare una mamma
ghepardo a circa 200 metri da loro. Gli amici si guardano negli occhi e dicono: oddio, uno dice all'altro: che facciamo? L'altro amico si abbassa e si allaccia i lacci delle scarpe. L'altro amico gli dice: ma che stai facendo? È impossibile correre più rapido del ghepardo. No, 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 io non voglio correre più rapidamente, voglio correre più rapidamente di te. La velocidad Oggigiorno la velocità, una velocità ben direzionata è fondamentale, e allo stesso tempo è anche fondamentale comprendere che la nostra popolazione continua a crescere e non lo fa allo stesso modo in qualsiasi parte del mondo. Vi sono alcuni luoghi in cui continua a crescere mentre in altri inizia a decrescere, quindi è importante comprendere dov'è che il futuro si sta costruendo e dov'è che è necessario a la hora de hablar. concentrare maggiore energia. Un ejemplo. Inoltre, nel momento in cui si parla di branding, vorrei condividere con voi un esempio riguardo un'associazione che si chiama World Vision. Quando abbiamo lavorato con World Vision, uno dei problemi più importanti che abbiamo riscontrato è stato il fatto che al momento di comunicare, di condividere i propri contenuti, c'erano tutti questi loghi, tutte queste marche, una vera e propria confusione. Quindi quando si analizzava l'universo di World Vision non si riusciva a comprendere se in realtà si trattasse effettivamente di World Vision o di qualche altra cosa. Si tratta di un ONG che non aveva dedicato molto tempo al proprio branding, fino a che non si è resa conto del fatto che il branding sia un aspetto fondamentale per costruire valore, quindi non consente solamente di ottenere un ottimo posizionamento affinché tu possa essere riconoscibile, ma un buon brand è sinonimo di possibilità per generare maggiori introiti, in modo tale da poter promuovere le azioni e le opere a cui uno si dedica. Comunque, per quanto riguarda questa storia che vi stavo raccontando, è che siamo stati chiamati per aiutarli e abbiamo iniziato a creare un'identità attorno a quest'idea, attorno a questo filo conduttore, in modo tale che in qualsiasi luogo del mondo, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un paese in via di sviluppo, un paese più o meno potente, giovane o meno, questo filo conduttore doveva capillarizzare tutto in modo tale da poter unificare il mondo di World Vision. Non si trattava solamente di aggiornare il logo, bensì creare un'identità visiva che potesse essere riconoscibile al di là del logo. E come risultato finale quello che abbiamo fatto è stato appunto iniziare a creare questo arazzo della nostra terra in grado di collegare tra loro delle comunità a partire dalla varietà delle nostre iniziative e che si concentrasse soprattutto sulle persone. Questo è stato quello che abbiamo fatto. Ieri parlavamo dell'importanza di umanizzare i brand. Questo non significa che un brand deve trasformarsi in una persona. Umanizzare un brand significa che il brand stesso deve comprendere il fatto che il brand è una persona, i dipendenti sono persone, i clienti sono persone, e se non comprendiamo le persone non comprendiamo il brand. Quando si parla della necessità di costruire questa identità visiva, di fatto quello che abbiamo fatto concretamente è stato cercare di partecipare a eventi, cercare di creare delle brochure, degli elementi di merchandising, in modo tale da diffondere quanto più possibile questi elementi, tono di voce, personalità della marca, il modo in cui ciascuno dei punti di contatto con il nostro pubblico potesse essere di importanza e potesse rendere diverso e unico il nostro messaggio. In realtà vi sto riassumendo in poche parole, in 2 minuti, un lavoro di molti mesi, però alla fine siamo arrivati a un punto per cui questa identità, che inizialmente era estremamente eterogenea, caotica e che faceva sì che molte opportunità venissero perse, diventasse poi omogenea, riconoscibile, solida, e allo stesso tempo ogni volta che vedevamo relazionato qualcosa con questa architettura del brand, sapevamo che c'era dietro. Quando uno dispone di un brand globale, sicuramente è opportuno da un certo punto di vista cercare di tropicalizzare, per così dire, i messaggi, il tono di voce, ma
globales Se analizzate dei brand globali, come ad esempio la Nike, il simbolo della Nike, il baffo della Nike non cambia a seconda del paese. Lo stesso vale nel caso di Starbucks. Apple non trasforma la mela con un ananas o con qualsiasi altro frutto a seconda del paese nel quale opera. Quindi questa coerenza visiva del brand è un elemento fondamentale per consolidare il riconoscimento del brand stesso, per consolidarne il potere oggi, domani e per facilitare il lavoro di tutti. Perché? Perché quando è chiaro il modo in cui en una estructura fácil un brand si sviluppa, valor tutti costruiscono e contribuiscono a creare questo valore differenziatore che caratterizza il brand stesso. poder meterse en territorio desconocido es un territorio A volte le persone hanno paura ad addentrarsi in territori sconosciuti, que es ma questo può essere molto appassionante e credo che sia proprio lì sino che le partite oggigiorno vengono vinte. Quindi queste proposte che creano differenza. que ocupan o que nos dan miedo según estudios en diferentes Secondo degli studi che sono stati realizzati in diversi luoghi, il 90% circa delle cose che ci preoccupano in realtà non accadranno mai, quindi dobbiamo avanzare senza paura, comprendendo la velocità del cambiamento in atto. E questa velocità del cambiamento in atto richiede da parte nostra di agire con velocità, però sapendo bene dov'è che siamo diretti, perché se uno avanza nella creazione della propria marca, del proprio brand, hechos sapendo dov'è che deve andare, sicuramente avrà successo. È importante cambiare, agire e avere ben chiara la direzione verso cui si è diretti. Quindi che cos'è si attendono i brand oggi? Coraggio. Come dicevamo ieri, il coraggio è fondamentale per costruire, per trasformare e per evolvere. Allo stesso tempo vi è un'altra cosa che è importante, voi avete migliaia e migliaia di storie emozionanti, es una historia. esemplificative da tale punto di vista, ovvero il fatto che ogni persona è una storia. Nadie dimensiona Siamo 150 milioni di persone e così via. Sì, ma quello che conta non sono i numeri, sono le storie. Maria che vive nel nord-est dell'Argentina. Bene, lì mettiamo un nome a una persona, parliamo di una storia, creiamo una connessione con quella specifica persona. Voi avete nelle vostre mani le storie del domani, avete nelle vostre mani la gioventù, l'istruzione, la fede, la speranza, e le storie che voi raccontate sono storie che risuonano in quest'epoca caratterizzata da ansia, da solitudine, e quindi dobbiamo afferrarci proprio alla fede, alle storie che raccontate e alla speranza. Allo stesso tempo però è molto importante restare ben focalizzati, perché sono molte le cose che stanno accadendo, come abbiamo visto non solo ieri ma anche nei giorni precedenti. Le novità haciendo y va a ser emergono ogni giorno. otra cosa. Smetti di fare una cosa e ne appare un'altra, ti concentri su una e ne appare un'altra ancora, quindi è come se tutto rimanesse lì non concluso. Entender lo que está sucediendo Quindi è importante sì comprendere quello che sta avvenendo, ma cercare anche di essere focalizzati su ciò che si sta facendo. La cosa affascinante della vostra opera è che la vostra opera si basa su azioni concrete. Quindi pero questo è un aspetto difficilissimo, ma manca una cosa, il fatto che le azioni che voi portate avanti abbiano un'eco, una risonanza verso l'esterno, e la comunicazione rappresenta quel ponte che rende possibile quest'eco, questa risonanza con l'esterno. menos una vez por mes ustedes Vi sono delle domande che vi suggerisco di farvi perlomeno ogni mese, in modo tale da aggiornare i vostri piani comunicativi, le vostre strategie comunicative el mundo dinámico de este mundo alla luce del dinamismo della dinamicità, scusate, che caratterizza il mondo odierno. Ciò che sta avvenendo nel mondo richiede da parte nostra che ci poniamo tutta una serie di domande. Le domande sono le seguenti: cosa sta avvenendo effettivamente nel mondo? Abbiamo ben chiaro nella nostra mente dov'è che vogliamo andare come comunità, oppure ognuno vuole andare in un luogo diverso del mondo? Abbiamo chiarezza riguardo questo orizzonte condiviso? Dove vogliamo stare tra
3 anni, tra 5, tra 10, e quando dico dove vogliamo stare non parlo di una geografia concreta naturalmente. E poi come riusciamo a fare in modo di raggiungere questo luogo, essere come vogliamo essere e raggiungere gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Tutto questo naturalmente richiede una cosa, ovvero un piano, una gestione, una strategia e un'implementazione di tutto ciò. Quindi ritengo che in questo momento le azioni che voi abbracciate debbano avere eco a livello comunicativo. E poi c'è una domanda che vorrei porvi. C'è qualcosa che fareste oggigiorno se non aveste paura della comunicazione, di internet, delle nuove tecnologie, oppure state facendo tutto quello che vorreste fare e non c'è un atteggiamento di paura da parte vostra? È interessante inoltre vedere come a partire dai cambiamenti culturali quello che inizia a manifestarsi attraverso l'arte. L'arte in alcuni luoghi dice quasi tutto è fallito. Non credete che sia arrivato il tempo per l'amore? Beh, in realtà, se ci pensiamo, l'amore crea collegamenti, ci spinge a fare qualcosa, ci fa sentire più umani. E quei brand che hanno compreso che più del like, ciò che è più importante è il cuore, bene, queste stanno avendo successo. Sapete quanto è importante che una persona si senta abbracciata da un brand? Quante volte vi chiama un'azienda telefonica, quella dell'elettricità, quella, non so, un'agenzia assicurativa? Quante volte vi ha chiamato per dirvi grazie? Grazie per quello che stai facendo per noi. Mai, mai, non c'è questo amore nei rapporti. È come se tutto si basasse su transazioni. I brand potenti non si dovrebbero mai basare invece sulle transazioni, bensì sui rapporti. Tutti i brand del mondo lottano per 4 cose. E sapete quali sono queste 4 cose? Il tempo delle persone, l'attenzione delle persone, l'amore delle persone e il loro denaro. La concorrenza è sempre più difficile, sempre più complessa, ma coloro che possono cercare di promuovere non tanto il mi piace quanto l'amore modificano davvero il modo in cui il gioco si sviluppa e vincono questo gioco. Il paradigma nel mondo dei brand è sempre più orientato verso l'essere, non al noi o a una leadership diversa, inclusiva e empatica. A lungo termine non possiamo sempre stare a vedere i risultati immediati, ma dobbiamo proiettarci verso il futuro perché il cammino è importante se lo condividiamo con qualcuno di importante. L'umanità, l'uomocentrismo sono tutti valori importanti, cercando di abbracciare la confidenza, cercando di essere proattivi e non reattivi, con una coscienza sveglia, attiva, capendo anche la spiritualità in un ruolo sempre più diverso e distaccato dal mondo di oggi, con un buon proposito e con un senso civico e anche con amore e servizio. Il cambiamento positivo, dinamico, è qualcosa di buono e nei cambiamenti paradigmatici ci sono una serie di cambiamenti nel mondo del branding che accennerò soltanto perché non possiamo approfondire, che non abbiamo tempo. Brand come leader di un cambiamento positivo per quanto riguarda l'influenza e l'impatto, la diversità, l'uguaglianza, l'inclusione nel seno delle organizzazioni, la salute mentale, la salute fisica e la salute emotiva, una connessione che va molto più in là del fare semplicemente per essere produttivi. L'impatto incredibile, brutale che avrà l'intelligenza artificiale, che sta già avendo tuttora in realtà. La sostenibilità non intesa soltanto come a livello di ambiente, ma anche a livello economico e soprattutto sociale. Soprattutto sociale, ripeto. L'innovazione in tutte e in ognuna delle iniziative che si realizzano e una sfumatura particolare, un'innovazione
che non va semplicemente insieme alla tecnologia, allo sviluppo tecnologico, ma anche un'innovazione di idee, di processi o di diversi temi e questioni. Quindi capire l'innovazione da un punto di vista molto più profondo. Questo lo saltiamo. La nostalgia va di moda. Ci sono cose del passato che ci stanno attraendo, ci stanno seducendo. que vienen del pasado que hoy volvemos a Che poner. cos'è questa eredità che viene dal passato e che oggi vogliamo dargli valore? Humanización. Tenemos que Chiaramente l'umanizzazione, la parte più umana, vogliamo tornare all'essenza di tutto, vogliamo riconnetterci con le persone, con chi siamo, con ciò che desideriamo, con le nostre ambizioni e máquinas, verso resto de seres vivos. ciò che ci ispira nei confronti delle altre persone, degli esseri umani e anche l'esperienza. Tienen recuerdos Quanti di voi hanno ricordi positivi en la primaria o en la secundaria. quando eravate ad esempio studenti alle scuole medie o superiori? Ahora salgan al mundo y pregúntenle a la mayoría. Adesso uscite e cercate e chiedete la stessa cosa a tutti i giovani che sono al di fuori, fuori dalle comunità. L'esperienza positiva nella formazione e nell'istruzione, Maestros quando ci sono professori e maestri, è ciò che effettivamente ha un impatto positivo sulla tua vita. de la comunidad Perché al di fuori della comunità, sfortunatamente, la formazione e l'istruzione los conocemos. non è un'esperienza positiva che sta generando tutti i problemi che oggigiorno conosciamo. Cosa stanno chiedendo i consumatori alle marche, ai brand? Stiamo parlando di un contributo positivo per la società, De unir. ¿Qué di le- connessione, di aiutare, di supportare, di unire. Cosa stanno chiedendo alle persone? Un livello morale più alto, unire le persone di diverse origini. de las personas Queste sono le reazioni delle persone che chiedono queste cose appunto ai brand. ¿Qué es importante? Molti di voi forse si chiederanno perché è importante il branding? Qualcuno di voi se lo sta chiedendo? ¿O está claro? O è già chiaro a tutti? ¿Está claro más o menos? Chiaro? Più o meno? Razones adicionales. Vi darò 10 motivi in La più primera, la diferencia. per crederlo. La prima, la differenziazione del prodotto, del servizio, dell'esperienza o dell'organizzazione o delle istituzioni. La differenziazione che Diferenciación. va insieme, cammina insieme a una buona strategia di branding, a un aspetto fondamentale in un mondo nel quale cerchiamo tutti quanti di essere uguali agli altri e non di Hoy differenziarci. por hoy es muy difícil Fidelizzare. a las Oggigiorno è molto difficile porque cada vez avere persone fidelizzate perché ci sono sempre più proposte, più offerte, più la gente rápidamente alternative e le persone quindi rapidamente se ne va. sea lo A meno che il tuo lavoro come brand sia sufficientemente di ispirazione trascendentale sin affinché le persone non se ne vadano, non si allontanino da te. lazos de confianza. Senza una buona identità di brand è impossibile creare legami di fiducia. Por el aire. Come abbiamo visto ad esempio con i Lehman Brothers e altri casi dove sono saltati per aria i rapporti tra marca e persone. Quindi un buon branding significa anche fiducia. Aumenta el valor percibido. Un buon brand cerca anche di aumentare il valore percepito, perché se aumenta il valore percepito si entra in un territorio di qualità Que siempre che non si parla di y valorado. valore economico, ma di un altro tipo di valore molto più apprezzato. Quando c'è una buona strategia di branding, ciò ti aiuta anche ad arrivare a nuovi A nuevos mercati, a nuovi ambiti, a nuovi territori, No es lo a mismo nuove tener comunità. una buena marca Non è la stessa cosa arrivare con un buon branding oppure no, ad esempio con una cattiva estrategia de marketing, strategia di branding. ayuda Quando c'è una buona strategia di branding, anche a mejorar si riesce ad aiutare le organizzazioni a aumentare o migliorare lo que somos, la- lo que representamos, le entrate economiche en lo que creemos. e ci aiuta anche a rafforzare la nostra identità, ciò che siamo e ciò in cui crediamo. De las relaciones públicas, Facilita anche la comunicazione all'interno del marketing e dei rapporti pubblici un mayor e in più ti dà un maggior. digital de las redes sociales, Puoi raggiungere più persone, soprattutto nell'ambito delle reti sociali, dei social network, che è dove le persone passano la maggior parte del proprio tempo. más de In posicionarse più, en la mente come potete vedere, oltre a
posizionarsi nelle menti e nei cuori delle persone, il branding è anche uno strumento fondamentale e straordinario per costruire un valore trascendentale, sostenibile e che duri nel Les quiero tempo. mostrar un video. Voglio mostrarvi adesso un video, non so se le traduttrici potranno tradurlo magari, Pero para di un esempio estremo, però per averlo un equipo que se llama visivamente grafico. Conoscete una squadra che si chiama Boca Juniors in Argentina? Lo conoscete tutti? Certo, è il più famosa del mondo. Miren, Adesso guardate in questo video y van a entender qué e significa. capirete che cosa significa essere un brand amato. A chi vuoi più bene? Al Bocas o a me? No, a Boca, è qualcosa che non ti lascerà mai. Se devo scegliere, Boca sempre. Beh, chiaramente la squadra di calcio. L'ha detto lei, eh? Ah no, Boca sicuramente. Boca è l'amore della mia vita. Io amo Boca. No, ovviamente a Boca, no? Lo uccido. Boca è una passione, è un amore. Con il nome. Se devo farmi un tatuaggio mi faccio lo scudetto, il simbolo del Boca Fíjense que e con il nome sotto della mia fidanzata. es un È interessante, no? Vedete? club de fútbol. È semplicemente una pubblicità di una squadra di calcio, non si vede né un giocatore di calcio, né Entramos en una porta, né una palla, niente di tutto ciò, semplicemente amore. que imagino que habrá Vediamo adesso magari se ci sono appunto delle domande, immagino che ce ne saranno dentro de varie, quindi ci prendiamo 5 minuti per rispondere. este contexto de Quindi all'interno di questo contesto di cambiamento e di trasformazione, torniamo alla questione umana, al valore umano, che mi sembra sempre più trascendentale, perché se pueda automatizar, se va a automatizar. nel momento in cui tutto ciò che può essere automatizzato verrà automatizzato, tutto Y ciò digitalizar. che può essere digitalizzato verrà digitalizzato, c'è una sola cosa che non può essere trasformata in questo senso, e sapete che cos'è? Le emozioni umane. Marcas, Quindi quei brand, quelle organizzazioni, quelle istituzioni, lo que fuese, que scuole, qualsiasi cosa, che riescono a creare una connessione emotiva, juegan en otro partido. stanno giocando in un'altra Y la championship, in un'altra partita, transmitir con in un palabras. altro campionato, Yo voy a perché tomar el è ritmo importante trasmettere tutto ciò con le parole, ma anche con gli atti. de Adesso ejercicio. voglio correre il rischio di chiedervi di fare un esercizio, di chi lo può fare lo fa, chi non lo può fare non Este ejercicio les pido que se lo fa, non è obbligatorio. Es importante Ma poner per questo esercizio vi chiedo di mettervi in piedi, per favore. È importante stare in piedi, belli comodi, lasciate tutto ciò che avete in mano, i computer, i PC, mettetevi in piedi semplicemente, per favore. No tengan miedo, no les voy a pedir plata. Non abbiate paura, non vi chiederò soldi, tranquilli. Bien. Bene? Los que están escuchando en otro idioma me están siguiendo Chi bien. sta ascoltando in un'altra lingua mi stanno seguendo bene, capite? Bene, ok. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sì? Si sente bene? Estás así con cansancio. Ah, ti stavi semplicemente stiracchiando, ok, benissimo. Hay muchos estudios Allora, ci sono molti studi, molte ricerche mediche che hanno dimostrato che abbracciarsi è buono per la salute. Sì? Ok? Abbassa il ritmo cardiaco, abbassa i livelli di ansia, possiamo riuscire a más contenido. dormire meglio, ci sentiamo molto meglio. Ci sono un sacco di argomentazioni mediche riguardo la salute che dicono che abbracciarsi fa bene, quindi Que nos muestran ci sono anche degli studi che dimostrano che o recibimos se diamo o riceviamo 8 abbracci al giorno, 8 abrazos al día de un mínimo de 6 8 abbracci al giorno di un minimo di 6 secondi di durata ognuno, che è meno di un minuto al giorno, nulla, cioè passiamo 7 ore su internet, possiamo passare un minuto a darci un abbraccio, il cervello de oxitocina. produce una quantità triple, 3 volte di quantità di ossitocina, Hace que seamos che è la molecola dell'amore e che ci permette di essere più generosi e che possiamo stringere dei rapporti, dei legami di fiducia maggiori. Lo so che non mi state
credendo, mi state guardando senza credermi. E quindi vi invito a chi voglia a dare o a ricevere un de 6 segundos. minimo di 8 abbracci di almeno 6 secondi ognuno. E quando finiamo questo esercizio mi dite se ciò che vi ho detto è vero oppure no. Avete coraggio? Lo volete fare? Familia, a ver. Cominciamo, dai, abbracciatevi. Familia. Come si abbraccia la famiglia? Es ganador total. Bueno, hola, hola. Bene, allora. Bueno, muy bien. Allora, muy bien, muy bien, ottimo, ottimo, veramente bene, muy bien. Benissimo. Bueno, primero que nada, gracias. Prima di tutto, grazie, davvero, grazie mille. Gracias. Muy Grazie, lindos abrazos, grazie davvero. emocionantes los abrazos. Abbracci bellissimi, è stato veramente emozionante. Para ir a la- Chiudiamo questa sessione per passare adesso poi alle domande, ricordando che oggigiorno Importantes es hacer la cosa più importante di voler essere importante è fare cose importanti e voi fate cose importanti, quindi questa è una realtà veramente Todos sabemos inconfutabile. Sappiamo tutti che parlare è facile, ma fare è difficile, comunicare è todos imprescindibile. sabemos que si Tutti podemos sappiamo che hacia el futuro con un plan, se possiamo andare verso il futuro con un piano e una strategia, generando fiducia, vivendo gli obiettivi, condividendo i valori, cercando di essere sostenibili, aumentando e rafforzando la parte umana e costruendo relazioni, abbiamo molto più possibilità di essere dei brand desde el punto che hanno un impatto e che possono veramente cambiare il mondo. Ok, primero, Prima cosa da fare, scartare le idee convenzionali intorno al e la innovación que el mundo cercare di procedere in
avanti verso il cambiamento che il mondo sta richiedendo, fare in modo che le cose accadano, ed essere proattivi, non reattivi, quindi prendere l'iniziativa, non aspettare, sfidare le regole. Il mondo è cambiato, dobbiamo cambiare anche noi. Stare sempre all'interno di un processo di miglioramento e di apprendimento continuo, anche cercare la saggezza al di fuori dei nostri circoli, delle nostre zone di comfort, perché espandendo le nostre cerchie riusciamo ad apprendere di più. Se fate qualche cosa sui social network o all'interno della comunicazione, succede qualche cosa che non va bene, c'è stato un errore, non vi preoccupate, si risolve e si va avanti. È molto peggio non fare niente. Il lavoro di comunicazione, di costruzione del brand non è fatto fino a che non è stato fatto. Sembra facile, ma non è per niente facile. Coraggio non significa non aver paura a ciò che non conosciamo o alle cose nuove, ma di abbracciare questa paura per poter avanzare. Alla fine dei conti, fare le cose bene significa avere un beneficio da ciò che si sta facendo e non soltanto il risultato. L'unico che sbaglia è chi non fa, è chi non prova, è chi non cerca e chi non ha un impatto. Alla fine dei conti è importante ricordare l'impatto trascendentale che voi avete nel nostro presente e soprattutto nel nostro futuro. Ed è lì dove io credo che la speranza che il vostro lavoro ci porti a un futuro migliore è presente in ognuno dei nostri cuori. Abbracciare l'altro e far sì che si possa sentire amato non soltanto con le parole ma con fatti, cambia l'equazione, ispira e dà ali e fiducia alle persone. Quando si parla del viaggio, io ho iniziato parlando del viaggio e voglio continuare e finire parlando del viaggio, perché quando io cammino voglio camminare insieme a persone che sognano, persone che hanno fiducia, che si fidano, voglio camminare insieme a persone coraggiose, ma che sono anche felici, allegri. Quando viaggio, quando cammino, voglio andare con chi ha piani che poi mettono in atto, realizzano, li portano ad essere realtà. Voglio camminare e viaggiare con chi ha la testa tra le nuvole, ma i piedi ben saldi a terra, e voglio lasciare che lo spirito di ognuno di voi accenda il vostro fuoco interiore per far sì che il mondo sia meglio di come lo abbiamo trovato. Questo è parte del vostro lavoro, è ciò che mi ispira, e quindi oggi, più che chiedervi un applauso, voglio io applaudire a voi per ringraziarvi per ciò che fate. Muchas gracias, Andy. Grazie mille, Andy. Abbiamo veramente Preguntas. tantissime fantastiche domande. Grazie veramente. Cominciamo. Se fossi l'assessore della marca Salesiani, il consulente della marca Salesiano, quale sarebbe il primo passo da raggiungere nell'evangelizzazione per quello che la comunicazione oggigiorno chiede? La prima cosa da fare, se si è un buon consulente, è ascoltare, capire e comprendere veramente cosa siamo, cosa rappresentiamo, quali sono le nostre ambizioni, quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere e con che risorse e in che tempistiche, con che tipo di risorse possiamo farlo. Nessuno da fuori può venire a dire ai salesiani cosa devono fare i salesiani e come devono farlo, ma possiamo lavorare insieme. Per chi ha ad esempio conoscenze specifiche come la mia conoscenza sul branding, e come voi che avete una conoscenza specifica di chi siete, cosa rappresentate e cosa volete fare, per poi tutti insieme, una volta capito tutto, elaborare le migliori pratiche e la miglior strategia per raggiungere gli obiettivi. Vamos adelante. Ottimo, andiamo avanti. Quale pensi che può essere la strategia affinché i nostri superiori, De sus obligaciones de gobierno. all'interno delle proprie obbligazioni di governo, possano capire l'importanza di generare vincoli, legami e l'importanza delle azioni più delle parole? Beh, è una domanda molto coerente e pertinente. In generale c'è
una questione per quanto riguarda la leadership, che in alcune organizzazioni enfocados a aspectos queste leadership sono molto focalizzate sugli aspetti del quotidiano o aspetti che non hanno a che vedere con questo sguardo ampio a lungo termine, quindi si perde tempo e ci si dimentica cosa è en una organización importante. Spesso ci dimentichiamo che ci sono cambiamenti nelle organizzazioni arriba hacia abajo. perché affinché ci sia veramente un cammino, che funziona, deve esserci un cambiamento dal sopra al sotto, dall'alto verso il basso, ma bisogna essere consapevoli anche che il cambiamento inizia ad incubarsi da sotto verso sopra, dal basso verso l'alto, De liderazgo perché ci sono realtà nelle quali y abrazarlo. le leadership non hanno altro da fare se non ascoltare e abbracciare il cambiamento che viene dal basso. E quindi i salesiani, per l'amore che hanno e che li caratterizza, stanno veramente portando avanti una buona strategia di comunicazione e di costruzione del branding, di sviluppo di tutto ciò che abbiamo discusso in questi giorni. E è un'opportunità che non dovrebbe assolutamente mai perdersi. Grazie mille. Noi abbiamo Como educación, acción, varie azioni in diversi ambiti come formazione, evangelizzazione, quindi come posizionare un brand con tanta diversità globale di aspetti e di ambiti. È un'ottima domanda. Un brand come il vostro, che è presente, se non mi sbaglio, in 36 paesi del mondo, è veramente Cualquiera que diga que es difficile. fácil, miente. E chiunque dica che è facile non è vero, è una bugia. È molto difficile essere in 136 paesi e soprattutto in questi ambiti come azione sociale, evangelizzazione e istruzione, che sono 3 ambiti che, anche se possono essere complementari, ognuno di essi ha bisogno di conoscenze molto specifiche. Quindi nel momento in cui Siempre digo es scendiamo al mondo, un horizonte compartido. andiamo verso le persone, il brand ha bisogno di avere un faro unico che possa orientare il percorso, ma anche poi avere una certa flessibilità e permeabilità affinché ogni luogo possa vedere diverse attuazioni, e anche se tutte quante rappresentano la stessa cosa e identificano la stessa cosa, possono avere diverse realizzazioni e iniziative, perché le realtà nei vari paesi, ad esempio in Senegal, è diversa da quella in Messico o Bangladesh o Spagna. Quindi il brand è lo stesso, ma l'impatto, l'atterraggio del brand può essere diverso. Grazie mille, continuiamo. Attualmente i salesiani non hanno un branding globale unificato, quindi come possiamo integrare i nostri brand unificandoli in una stessa identità visiva, moderna, che possa dialogare in maniera migliore con i giovani di tutto il mondo? Beh, è veramente facile, basta chiamare ad esempio la Totem Branding e vi aiutiamo. No tener una marca unificada, no tener No, scherzo. Allora, oggigiorno non avere un brand unificato e una consistenza e una coerenza nell'applicazione della marca non solo fa sì che si perdano le opportunità, ma anche il costo di costruire questa percezione, questo impatto si va perdendo, si va sfumando, quindi questo dolore, es algo que come lo si chiama adesso, y se oriente no è identificato nel fatto che quanto prima si risolvano queste cose, meglio è poi per non soltanto il brand salesiano, ma proprio anche per la comunicazione quotidiana. Quindi se en el tema possiamo dire qualche cosa a riguardo, mi raccomando, non lasciate a domani a livello di branding ciò che potete fare oggi. Crede che è salesianos tenga una più impattante, ha un impatto estilo più forte avere un solo logo, ad esempio come Don Bosco, o ogni organizzazione dovrebbe avere il proprio logo e la propria identità di branding più uno tiene que establecer personalizzata? Come ho detto prima, quando dobbiamo stabilire una strategia di branding, o in questo caso proprio un'architettura di branding, con el io conocimiento que tengo, non voglio dire, con le conoscenze che ho, che ciò che interessa è un tipo di architettura omogenea o eterogenea o ibrida. hay muchos modelos, hay 4 modelos. Non ci sono tanti modelli, ci sono 4 modelli più o meno di architettura di branding. Ciò che
il corpo mi chiede adesso, che mi suggerisce senza conoscere bene insomma tutto quanto, è che è importante essere tra i primi, ma i brand globali che hanno una presenza globale non cambiano secondo la regione o il paese. Guardate qualsiasi marca, anche la marca Italia ad esempio, O la marca España, o la marca Spagna, Boca Juniors, che la acabamos de ver. o Boca Junior che abbiamo visto prima. Pensate che in ogni luogo del mondo cambia il simbolo, cambiano i colori, cambia il format, En todos lados, o è omogeneo da tutte le parti, con chiaramente magari alcune piccole differenze che vengono prestabilite attraverso guide d'uso affinché tutti noi possiamo proteggere insomma le varie caratteristiche e i nostri attivi. gestionada. El valor de una marca es un valor. Il valore di un brand è un valore che va molto più in là di questo impatto, perché ha anche un impatto economico. Tenemos preguntas. Voy a ir más. Grazie mille, abbiamo veramente tantissime domande. Muchas Nelle nostre organizzazioni spesso e volentieri è molto difficile consolidare una marca istituzionale o a causa di di individualismi o di ego personale delle persone. Qual è la miglior strategia per riuscire a stabilire un'immagine comune in questo contesto? Nosotros, Beh, allora, diciendo que tenemos esta se stiamo dicendo che esiste questa battaglia di ego, chiaramente è un esempio pessimo da seguire. Stiamo cercando di avere un impatto attraverso una buona istruzione, una buona formazione, quindi è importante proiettare ciò che poi noi siamo, quindi la marca è un sintomo di ciò che siamo, quindi è importante lasciare l'ego da parte per far sì che non rovini il brand e far sì che non impactar en la comunidad. si possa fare semplicemente il bene per la comunità. Si la velocidad Grazie mille. Se la velocità ben diretta è cruciale, no debemos perder de vista quali caratteristiche delle nostre associazioni non dobbiamo perdere di vista affinché siano significative per tutti? Beh, allora, la velocità chiaramente La velocidad non va contro l'umanità, anzi de cammina comunicación insieme. La velocità significa che se c'è un'opportunità di comunicazione oggi, non devi aspettare 5 giorni, ad esempio, per pubblicare qualche cosa su Twitter o su Instagram. È importante a nuestros comunicadores dare forza ai nostri comunicatori e autonomia affinché siano veloci, chiaramente sempre rispettando ciò che siamo. La velocità e l'essenza non sono valori opposti, ma a volte nella velocità c'è l'opportunità che la nostra essenza possa arricchirsi e diventare sempre più forte. Ultima domanda: come possono i salesiani vision. fare ciò che ha fatto World Vision? para hacer eso es La prima cosa necessaria è capire che c'è un problema. Se non assumiamo i nostri problemi, riconosciamo i nostri problemi, non possiamo trovare le soluzioni. E oggigiorno ciò che è interessante è che la parte più difficile è stata già fatta. L'espressione visiva di una marca, tra virgolette, è la cosa più facile. La cosa difficile invece è capire che cosa rappresenta, perché esiste, per chi esiste, perché porque es relevante. esiste, perché fa quello che fa e come lo fa, perché è rilevante, perché ha un impatto. Quindi se volete organizzare la parte visiva dei salesiani, la prima cosa Real y tangible. necessaria è avere un consenso riguardo un problema reale e tangibile. Non c'è bisogno che arrivi un esperto a dirvelo, siamo tutti consapevoli. Se ho un problema e guardo da un'altra parte, allora di problemi ne ho due. Grazie mille Andy per il tuo discorso, Para todos veramente importante e necessario per ognuno di noi, per tutta la Chiesa, per tutta la famiglia salesiana. Grazie veramente per il tuo tempo e ci vediamo presto. gracias. Grazie davvero. Muchas gracias. Muchas gracias. Grazie mille.